aveva ragione mio padre di dire che sono una capretta. Diceva che era una capretta ansiosa di precipizi. La tendenza a raccontare è tipica degli olossesi, altrimenti non ci sarebbero tante leggende qui. Sono come bozzoli che contengono significati universali e quindi chi le ha ideate era poeta, non lo sapeva magari. C'è chi nasce con una particolare esigenza di essere fuori dal mondo, di non rispondere a tutte le leggi che governano la società. Scopre lentamente che qualunque affetto gli è proibito e inizialmente si sente condannato. Quando hai capito questo però sei salvo. Quando hai capito che il non essere di qualcuno è essere universali, essere più vasti, e allora è la felicità. Io già da quando ero bambina avevo bisogno sempre di sfuggire di casa, di scappare di casa e naturalmente mi si guardava con un'interrogazione: non ti amiamo abbastanza? Perché stai meglio lontana? Perché ti nascondi sempre? Io amavo molto stare sola, nascosta, e mi dicevano: ma cosa fai? E io ascoltavo il silenzio e mi sembrava bellissimo. Però naturalmente mi sentivo diversa, mi sentivo sempre un po' accusata, oppure mi pareva di tradire sempre chi mi amava. E sempre ho avuto il bisogno di creare distanze tra chi mi ama e me. Non sopporto di essere amata più di tanto. Il vero amore era quello che mi dava mio padre, che mi aiutava ad essere libera, anche essendo preoccupatissimo per me. Il vero amore è quello che aiuta l'altro ad essere libero. Bisognerebbe trovare un compagno che sappia essere inesistente. Io per esempio non le escludevo i figli, però avevo preso accordi con mia sorella, li avrebbe allevati lei. Lei mi diceva: ma non fare che poi me li togli, perché lei invece era nata mamma. Ma io ho sempre saputo che li avrei dovuti tenere a una certa distanza, che niente mi avrebbe tolto dal mio pozzo. Io ero qui ospite degli zii, ho vissuto qui tutta la mia infanzia, dai 2 anni ai 9 anni. Vicino a quel silo sono stati posteggiati 2 carrozzoni di zingari per 1 anno e mezzo. Impiegavano il loro tempo un po' nei lavori, ma anche tanto nelle acrobazie, perché erano degli acrobati e dei giocolieri, e allenavano tutti i loro bambini, che diventavano tutti giocolieri. E anch'io partecipai a tutti gli esercizi, per cui ne avevo imparati tanti, facevo spettacolo. Io avevo imparato a volare sulle punte, facevo dei grandi giri che sembrava che volassi perché mettevo solo le punte. E per me fu un periodo indimenticabile questo. Poi venne il giorno della partenza e evidentemente per me fu un dramma. Mi misi d'accordo con i loro bambini e fui nascosta in un carrozzone. La mia fuga fu scoperta solo durante la notte, i carrozzoni già partiti. Ciò che ricordo e che non ho mai dimenticato è lo sguardo degli zii, che non mi rimproverarono. Io mi aspettavo di essere rimproverata, ma mi guardarono a lungo, in silenzio. Io continuai a viaggiare su quei carrozzoni con la fantasia per anni, forse ci viaggio ancora.